Che dici? Sta a posto, amico? Come stiamo? Bene. Caffè, coffee. Dove sta ragazzi? Coffee. Yes. yeah. Ci ha mandato lei. Oh, ma quest'altro si è messo al contrario. Bene così però. Ma no, così ci sono le macchine, regà. Cioè, a parte i Oh, scherzi. ti sei spenta la sigaretta addosso. Mia tra l'altro. Guarda, si è bruciata pure la maglietta. Poi la sigaretta. Caffè. Se questo fa retromarcia lo prende pure. Dai, prendi, alzatela. Ti sei spenta la sigaretta. Oh. Levagliela questa. Vai, Ce la fai? Guardate, alzatela. dagli una spinta. Contrario, almeno al contrario. Almeno non fuori dal marciapiede, capito? Guarda, questo ha messo in moda adesso. Basta che faceva retromarcia lo pigliava pieno. Oh, il caffè. Oh, zucchero, devi dare caffè. Questo vedi è il massimo proprio del perché uno decade qua sul marciapiede, le macchine in mezzo. Ma guarda la parcheggio. felpa, guarda Gli si è bucata con la sigaretta. Vedi, occhio, che la sigaretta ti stava bruciando. Cioè, se quella fosse stata sintetica, lui prendeva fuoco completamente, Cioè, tu immagina se era un tessuto di quelli infiammabili, lui prendeva fuoco. Lui oggi sta meglio comunque. Sì. Dai, piano piano, la strada. È qua, vedo un pochino. Pugni. Almeno così se arriva qualche macchina tanto non qualcuno lo te mena. prende. Ma perché forse bevi troppo dai fastidio? Non dai fastidio a nessuno? No, sicuro. Guarda, tutti i vetri per terra. Tutti i cocci di vetro per terra dove stanno loro. Ma everyday drink? No, solo del calmo. Solo? Con calma. No, non c'è problema. Bevi del caffè, bevi, no. Grazie. Grazie, come se avessi accettato, già ho preso. Te come stai? No, vino mo però. Troppo, too much, Ma stop vino, fra. too much. Take for my money. Guarda bene a me. Guarda a me. Guarda a posto. Bene. Wallo. Bene a me. Non da me. Fratello, sta cascando tutto il vino addosso. Guarda, ci hanno sempre il servizio, Vabbè. Però sei ripreso. No, da che stava tumefatto si è ripreso. Però capisci, allora, l'analisi è questa, stava sdraiato qua, tra cocci di vetro, macchina parcheggiata lì che se avesse fatto retromarcia lo prendeva pieno. Mo gli ho messo io il monopattino. Uno che arriva qui sparato, accelera, si mette qua, entra o via pieno, è finita. 100%. Poi che fai? Come vai a spiegare che ho preso uno che stava per terra sdraiato? Sembrava morto. Sembrava morto e nessuno si è Qui ci fermato. saranno passate 50.000 persone in un quarto d'ora, non si è fermato nessuno. Male che Velina ci ha detto, regà, date una mano a quei due ragazzi, lo possiamo dire. E gli ha offerto il caffè con i soldi nostri. Eppure le sigarette. Sì. E poi la cosa più grave che ha fatto, gli ha offerto la sigaretta. Questo si è addormentato con la sigaretta, gli ha bucato la felpa. Se era una felpa, non di cotone, ma magari in acrilico, prendeva fuoco e c'avevi pure la torcia umana qua per terra. Cioè, gravissima sta cosa. Eravamo usciti un attimo lì a Via Giolitti. La prima cosa che abbiamo visto era un ragazzo a terra in stato comatoso e aveva metà corpo in mezzo alla strada e metà corpo sul marciapiede con la testa vicinissima alla ruota di un'automobile. Se per sbaglio quell'automobile avesse fatto retromarcia l'avrebbe preso. Si era buttato la sigaretta accesa addosso, perciò se avesse avuto una felpa sintetica magari prendeva fuoco. Siamo andati lì, gli abbiamo offerto un caffè, abbiamo provato a svegliarlo, stava con un altro amico che è una vecchia conoscenza nostra, uno di quelli che fa sempre casino. Nel momento in cui si è alzato la macchina è partita, essendo poi un parcheggio a Via Giolitti, cioè dove la gente si infila a tutta velocità perché lo trova all'ultimo, rischiava pure che qualcuno lo metteva sotto. E il problema qual era? È che la maggior parte della gente che è passata di là, migliaia di persone in pochi minuti, neanche l'ha guardato e chi l'ha guardato con schifo, ma semplicemente andava segnalato perché quello poteva rischiare di farsi male, di far male a qualcun altro e di mettere pure qualcuno nei guai perché con l'automobile magari lo metteva sotto. Oggi siamo di nuovo alla stazione Termini perché non manchiamo mai, una volta a settimana ci trovate qui, chiunque si domanda dove sono Cicalone, Mattia, Pileggi e oggi c'è anche il nostro amico Nicola, detto Vincenzo, e già scappano tutti perché quando ci vedono iniziano a scappare, oddio è arrivato Cicalone, oddio è arrivato Faraoni, oddio è arrivato Pileggi il cattivone e allora succede che ci dobbiamo muovere anche in maniera circospetta per raccontarvi nuove storie della stazione Termini, problemi, degrado, ma anche cose positive. Perciò, come al solito, se vi va,
rimanete. E il tassinaro ci ha impallato. Mo' arriva l'autobus. Perciò vi salutiamo perché arriva l'autobus e ci vediamo tra poco. Ciao a tutti! Guarda che Si discrezione. è fermato. Guarda che Grande. discrezione. Allora, volevamo testimoniare come qua, su queste strisce pedonali, dove passano migliaia, guarda, poi per bloccarsi là, dove passano migliaia di persone ogni quarto d'ora, ogni 5 minuti, non solo le strisce pedonali sono cancellate e non le rifanno, non solo non ci sono dissuasori, ciao, non ci sono dissuasori, non solo non sono segnalate, cioè le strisce pedonali più importanti di Roma sono anche le più pericolose. E com'è possibile sta cosa? Stiamo nel punto più pedonabile d'Italia. Dai, diciamo una cosa. Questo mo t'ammazza. Cioè qua c'è il gioco. È vero che stiamo. Chi te prende, è vero che stiamo in mezzo, raga, però. Ma io veramente il prossimo contenuto di un tuo video sarà questo. Ti metti qua con la camera. Bravo. E aspetti E i passaggi. Cioè macchine che passano veramente a velocità folli e non si fermano. Vediamo, Per un sarà poi giorno. sotto i commenti, ma che vi ridete? È per ironizzare. Certo, perché se no, ragazzi, dovremmo mettere a piagne qua. Stanno nel distretto multietnico per eccellenza. Vabbè, scusa, sembra una battuta. Cioè, mo stiamo entrando nel distretto. Vabbè, questo è proprio quello specifico, cioè proprio dove risiedono e dove hanno le attività commerciali. La stazione Termini è una specie di stadio, no? Tutti ci vanno. Infatti qui pure le scritte sui muri sono straniere, cioè tu una volta leggevi Michela te voglio bene, mo leggi Pastrame, Pozlae, cioè, ma pure insegne dei locali sono straniere. Guarda, bed and breakfast, mo, se io volessi prenotarlo, mo, a parte un po' di inglese eccetera, ma che ne sai, capito? Ecco, lì c'è il mercatino. Mercatone oggi. Oggi mercatone del, chiamiamolo, Riciclo. pacottiglia, riciclo, un po' di tutto c'è. Io portaportese. Adesso noi andremo lì e sicuramente qualcuno potrebbe risentirsi perché sai, nessuno vuole farsi vedere magari che fa il mercatino o che frequenta un Vabbè, mercatino. un po' come Ostiense. Sai che cosa hanno fatto? Si sono un po' scansati, cioè hanno detto non stiamo a discutere, magari ci scansiamo, invece qua è un po' più forte diciamo il senso di comunità, no? Perché solitamente hanno tantissima oggettistica, vedi? Qui per esempio, che ne so, c'è una forte connotazione elettronica. Questo per esempio, questo è un originalissimo iPhone 3, ragazzi. Questo c'ha una vita. 10 anni. Sì, guarda. Scusa, possiamo toccarlo? iPhone 3 da 16 giga. E poi ci sono tutti i cavi di alimentazione, anche dei telefoni che non si trovano più. Grazie, scusa. Grazie. Ragazzi, stiamo a riprendere, scusate. Scusami, Grande, No, grazie. dici mi riprendi, stiamo a fare un video. volevo fare i complimenti No, la stiamo a guardare. No, stai tranquilla. Vedi la bilancia. Bilancia, scarpe, pentolini. Questa potrebbe servire a un pugile. Questo però ti dimostra che magari se uno non arriva a fine mese e c'ha bisogno di scarpe, pantaloni, eccetera. Ciao bello. Ciao, ciao. Pantalone, eccetera. Alla fine sono tutte cose. Questo è bello invece. Tranquillo, amico. Guarda, Sì, no, non siamo poliziotti. guarda, questo per esempio è bello. Vedi? Apple Watch. Non è Apple Watch. No? È simile, ammazza, sembra uguale. Bello. Guarda No, che figo non quel non rasoio. toglio, non siamo polizia, stiamo a parlare di quello che c'è in giro, tranquillo, tranquillo. Manco ti rivendiamo Sei internet, No, non ci no, stiamo a preoccupare. far vedere. Easy. Comunque, guarda quanto è bella sta catena. Quanto costa questa? Vedete? Questa è Quanto bella per costa davvero. 10. 10 10. Bella. solo. 10 ma. Bella. Mica fermati, solo 10. Mazza quanto è bella. 10.000 o 10.000? Oh, allora siamo vivi, lo sai, no, mica famo niente. Oh, questa 10 ma la compro. Dopo so. togliati, Che si aspettava? Dai, andiamo di qua pure. Oh, 10 mi potreste fare pure un regalo. No, oh, dai, Abbiamo fatelo, fatto Cicalò. pubblicità, eh. Quella è bella. C'ha Cicalone Ma da a Cicalò, prossimo video ti fai con questa
Fammi vedere, vai. Dai, Prendila. Prossimo video con questa. Vai. Allora, eccolo qua. Questa c'ha Come solo sta? cicalone Sta bene. e l'uomo Vai. tigre ce l'hanno. Ah, oh, è bella, oh, 10 Che dici? euro. Tutto a posto? Occhio, aspetta. Tanta gente qua. Oh, ciao. Ciao. De dove sei tu? Che zona? No hablamos español, hablamos español. Ah, spagnolo. Solo spagnolo. Non capisco spagnolo. Oh, che non sa l'italiano. Ma guarda come sa bugiardo. Lo sai l'italiano, lo sai. No, non in italiano, già spagnolo già ne. Che bugiardo. Pinocchio. Oh, lo sai quanti amici c'ho Zingari? Lo sai quanti? L'abbiamo riconosciuto un quarto d'ora prima. Dai, tranquillo. No, non c'è poco. Solo una cosa. Io so pugile. Lo sai quanti Zingari amici miei so? Vi conosco. Matti, però nel frattempo ci hanno smontato il mercatino. Ciao, grazie, ciao. Io ho comprato. No, vai. Fatta vedere. Io ho comprato, come mi fate? Mi smontate il No, mercatino? ma noi siamo. Cioè, era pieno fino laggiù e è sparito. Vedi questo? Vedi cose col Colosseo, belle. Ciao. Al cavo. Ah, quella felpa gialla, Mio chiediamogli. figlio si vuole fare una foto con me. Vai. Grande, bello, proprio, mamma, è uno di noi. Dai, famoso il mettiti fotone, in vieni qua. mezzo, vai. Un fotone, Vi vai. siete fermati in una zonetta voi, Vabbè, qua stai con noi. Poi state voi che cazzo. Farite sta cosa. La prima foto con la cavezza con la motiga. Hai capito? Bella, oh. Credo sia una delle cose più belle che ho comprato negli ultimi 3 giorni. Devo farti la foto con loro. Di dove sei tu d'origine? Casablanca, Marocco. Come ti trovi dentro questo quartiere? Le gente non vogliono fare una strada per il senso di spazio, fanno altra strada di pace, comprano la roba usata della zingari, della Chi non vuole fare lo spaccio, bravo. vuole evitare il criminale, fa un mercatino come qua sì. di cose raccolte. Bravo, come fanno questo mercato? Vanno da zingari. Qua la gente, vedi, gli zingari, noi Nord Africa compriamo da loro 2 euro, 5 euro, 3 euro, dalle 4 di mattina fino alla 7, dopo alla 9 quella roba che siamo comprati da zingari, noi dopo alla 10 fino alla 1 vendiamo con 15 euro, 20 euro. E fate la giornata, invece di rubare, Sì, bravo, Certo. però per troppo c'è la gente che mettono i cellulari, la poliziotti passano, pensano quelli cellulari rubate, però no, quelli gente raccolgono dei africani di secchi Sudafrica che vendono quelli cellulari, prendono, però i poliziotti pensano è Che è rubato, rubate pensano. e fanno verbali. Capito? Il verbali vuol dire soldi. Gli zingari prendono i i secchioni, li secchioni. vendono a loro, loro li rivendono e loro prendono la multa. Chi africano vende i cellulari pensano è rubato, però quel ragazzo non rubato, è comprato trovato da al- neri, ok. è andato sistemato, registrato, Ah, sistemato. li riparano proprio. Sì, riparano i cellulari e vendono, però i poliziotti pensano è rubate, però non è vero. Capito? Se lui vuole rubare andare a Termini qua, roba, ciao. Portafoglio, io ho comprato per esempio questo portafoglio. Nel senso, tu c'hai sta bancarella, tu c'hai un portafoglio, delle scarpe, Sì, lo vendo come per esempio io ho comprato questo, 5 euro. no, 8 euro. 8 euro. Lo lavo, pulisco, lo vendo 20 euro, 15 euro. Questo mi ha portato un'amica mia da Londra, 25 euro, e io lo vendo metà. Tu lo vendi a metà dei 25 euro? Sì. Ah, Poi guadagniamo, se poi non guadagniamo basta. Oh, cavolo. Ci stava a far vedere noi, abbiamo chiesto noi come fa. Ragazzi, no, rispettiamo questo sì, caso. Sì, c'è, no. Era Anche dimostrativo. la signora sono una brava con noi, capisci tutto. Allora, mi Sì, abbiamo chiesto noi di farci vedere però, abbiamo chiesto noi. Sì, no, abbiamo chiesto noi. Ci stava a spiegare come funzionava. Ci abbiamo detto noi,
Buona fortuna. Buona fortuna. Si vede che è bravo. Lui capisci tutto. Si vede che è bravo. Hai capito? Come questo. Buona fortuna, fratello. Grazie. Vabbè, comunque è chiaro, grazie. Noi pensavamo che eravamo stati noi a far sparire il mercatino. No, prima sì. In parte noi prima. Quello con la felpacciata. 50%. Lascia loro. Tra Piazza Vittorio e la stazione Termini spesso si fa un mercatino, classico mercatino abusivo, dove siamo andati a filmare e non eravamo proprio i benvenuti, non perché filmassimo le persone, ma perché filmavamo gli oggetti. Spesso ci sono oggetti di dubbia provenienza, perché è vero che se tu trovi una scarpa, trovi un vestito, magari li puoi aver trovati al secchio dell'immondizia, ma ci sono oggetti che difficilmente qualcuno butterebbe, come può essere una collana d'oro, come può essere un piccolo gioiello, come possono essere tutti quegli oggetti che solitamente sono di dubbia provenienza. Infatti è capitato che una persona che coordinava questo mercatino li ha fatti spostare man mano che noi arrivavamo e, girato l'angolo, ha proferito anche delle minacce. Poi si è dato perché ha visto che non ci siamo intimiditi, anzi gli abbiamo chiesto spiegazioni e di venire a parlare. Qualcun altro ci ha detto: è meglio che andate via perché giustamente non siete i benvenuti. Sono carichi questi, No, ci frega un c***o, fate quello che vi pare. Oh, tranquilli, non mi frega- fate quello che vi pare, a me non mi frega niente. Vai. Andate dove sei italiani, togliati. Amico, calma. Non mi devi dire donna io. Ma mica abbiamo fatto Non mi niente. dici donna io. Sì. No, ragazzi, non litigate. Sì. No, però sai che occhio che... Questa è una zona chiusa. Guardalo. Allora, lui è quello che al mercato, ragazzi, ha detto a tutti di smontare i banchi. Guarda che far vago. Io l'ho visto, non gli ho detto niente. No, anche la polizia qua non vogliono noi parliamo con voi, capito? Perché? Lo so che stai a fa qua. Che c'è? Lo so. Che Guarda c'è gli di occhi male? che c'hai. Chi lo Che sa? c'è di male? Cioè, lui dice che non vogliono che noi parliamo con loro. Ho detto: che c'è di male? Cioè, se Amico, loro ci raccontano. PSD è antidroga. Ah, ok. Capito? Dice che quelli che non vogliono è solamente la polizia antidroga perché magari stanno a fare delle indagini. Allora, vedi, ecco, tempo che siamo arrivati qua, guarda. Sì, sempre là, sì. Va bene? Ma sappiamo già. Grazie. Bravo ragazzi. Ma se mi scrivi ce l'ho. Ok, Ciao caro. Ciao bello. Allora, quello che possiamo riepilogare adesso è che venendo lì dal mercatino c'è chi comandava e faceva spostare la gente Sì, ciao. e è lo stesso che ci ha mandato via. Ciao, sì. Tutto a posto? Paolo, te dove sei? Io sono Lorenzo. Che stai a fare qua? Sto un amico mio là, ho finito male allora. Ma questo lo sai che è il parchetto quello pericoloso? Sì, infatti sto a vedere, guarda, c'è la sorveglianza. Vedi? Bene, Ho visto tutti i video dove ti ringrazio, mi fa piacere. Insomma, proprio. ma hai lavorato oggi? Sì, io sono uscito il 16 marzo a Regina Coeli, sì. 16 marzo? Sì. Quanto ti sei fatto dentro? 5 anni e 8 mesi, in comune 5 anni di fila? una vita, frate. Porca miseria, dimmi una cosa, ma scusa, mi posso pure tu te ne prendere? dico. Solo Ah, perché t'ho visto alla gente, ho detto, ma mi ha fatto piacere, mi permetto di prendermi la confidenza. Come no? Sì. Dico, già è passato i cavoli tuoi, se sei fatto 5 anni di fila, C'ha la sorveglianza adesso. c'è la sorveglianza, no? Io perché non vorrei che vieni qua. Finito, poi tutte le rovine, sì. No, io non parlo di quello, parlo, capito, magari... Mattia ti chiami, no? Sì, Conoscendo la conosciamo un po' zona. dei ragazzi che stanno qua Macello, e hanno problemi con la sostanza con la cocaina, no? Mi augurerei che tu riuscissi poi a uscire da tutti i giri quelli peggiori. Parlo di droga, parlo ho di sta capito, roba, capito? Venendo qua è difficile, pure che accompagni un amico, questo è il consiglio sempre nostro, noi veniamo sempre qua a fare la morale. Sì, fate cose Però vostre. però è giusto magari che noi ti diciamo la verità, che no bravo, È invece normale, la verità. La verità La parola, è uno sempre va avanti con la meglio parola. cosa, capito? Ho visto tutti i video tuoi, frate, uno l'hai preso proprio a pizza in fascia tutti i cassotti. No, in testa. pizza ma restava, No, però sì. Oh, ti giuro, ho visti tutti, frate. Senti un po' com'è Che stato il stava periodo di detenzione? Come sta? La galera fa schifare così. Perché descrivi Stavo con quello che hai fatto Sì, grande. Sì, quello Però grosso. quando all'inizio, mica... Io come... Fa 6-5 anni. Perché da Regina ce l'ho visti i video tuoi, i primi video te con lui. Sì. Hai fatto il primo a Torbella Monaca. Però ti ho detto che ci seguono da dentro il carcere, sì, non vabbè. chiediamo come, però... Non chiediamo, sì, è normale. Però lo sapevamo, lo I sapevamo. primi video ho visti da Regina Coeli, ti dico la verità. Ti posso dire la verità, a me mi ha scritto pure uno da dentro. Sì. Ma per noi che c'entravamo? Non c'entravamo A me mi niente. ha scritto uno e detto sto Ma se dentro. loro legalizzano i telefoni, a me uno mi hanno messo la legge che ti 4 anni per un telefono in galera. Mamma mia. Altri 4 anni per il telefono. Il telefono, ma sei matto. Se ti fanno cascate danno pure ricettazione e tutte queste cazzate qua. Pure Ma mo tu. stai riga dritto oppure te stai... Mo sto a fare quello
mi sto arrangiando, di verità. Io ho pagato un cumulo di rapine e di spacci, vabbè, quello è passato, ormai posso dire, ho pagato tutto quanto, me ne arrangio. Ma che sono uscito, ma sto ragazzo mi dà 70 ragioni per fare manuale, gli do una mano, mi arrangio, sì. Ma ancora ogni tanto inciampi. Te la dico tutta, se uno mi offre una botta la do, però non sto più in fissa come prima, capito? Cioè, riesci a controllarti? Come no, voglio. Ti ha aiutato il carcere in quel senso? Cioè, sta in carcere, ti ha aiutato 5 anni? La gente mi diceva poi ti ha salvato la vita perché se stai fuori altri 6 anni ti ammazzavi. A me da una parte mi ha rovinato, mi sono lasciato con mia moglie, la madre di mia figlia. È un macello, sì, dica la verità. Ho visto pure quando gli hai chiesto di sposate su ring. Grande. Ti è sposata alla fine? Sì, 28 agosto. Ma come riesci a fare sta cosa a scuole dei botti, a fare i video così? Guarda, una chiacchierata a bar perché noi facciamo i video di pugilato. Pure te avevo pugilato, eh? Sì, non segnavo io. Facciamo i video di pugilato, però lui ha iniziato a fare anche la malavita, parlava di Totorina, lo so, poi da chiacchierata a bar conosciamo tutti, andiamo nel quartiere, come sta Magliana, andiamo alla Magliana. Come sto perché a San Lorenzo non avete fatto sto video, raga? E ci manca San Lorenzo, è vero. Ho visto che avete fatto Pigneto, avete fatto tutte le genere, ma ci manca San Lorenzo, perché avete fatto Rondinella. Sì. Pure Torbella Monaca. Sì, Torbella Monaca ho visto. No, San Basilio abbiamo fatto una volta, Torbella Monaca abbiamo fatto 2 o 3 volte. Hai descritto il più pericoloso San Basilio, la Rondinella e camminare su. Ma in senso provocatorio poi abbiamo visto, cioè pure per sfada i miti, no? Uno pare che entra a San Basilio e gli sparano invece no. Che cazzate, sì. Oh, poi magari vai alla zona più ricca di Roma, Parioli, e poi la cortellata là, è così, a mezzo alla strada stai. Beh, com'era la vita in carcere? Giornata tipo. Dillo pure ai ragazzi che è uno schifo. Questa mattina, A che ora? Ciao. Io alle 7 marzavo. Alle 7 come si aprono l'occhio din. C'è sta chi si ammazza di terapia, che va là, si piglia pasticche e mori. Terapia vuol dire come ti prescrivono i psicofarmaci, se tu denunci uno stato di depressione ti ammazzano le pasticche. Stai là, ti prescrive e stai tutto il giorno così rincoglionito. Sì. Poi quindi tu ti svegli alle 7. Io mi allenavo, ti dico la verità, stavo con Bruno Zingaro, non so se l'avete sentito. Bruno, no, è cugino dell'amico mio stretto. È venuto pure a un video nostro a far pungiball. Io stavo a Rieti insieme a Bruno. Mi faceva allenare la mattina alla sera, una certa ho detto a Bruno, te per pugile, che devo andare in guerra, devo andare la mattina alla sera a cuore, 50 minuti di corsa, figure, io non gliela facevo più una certa. Oh, era gratis. Sì, alla fine sì, te sfoghi, fai. Sì, facevo la maniera, sono fatta a cucinare. Ah, bravo. Perciò stavo in cucina, facevo i ragù, tutte le sere in cucina stavo, passi pure il tempo, passi. Certo. E poi la sera a dormire, la mattina ti tutti i giorni uguali. Problemi, si litiga dentro il carcere? Ma fra italiani e stranieri, fra italiani? Io c'ho queste cose qua, no vabbè, sono pure cazzate. Tipo qua ti faccio una cosa. Porca, ma questo è sei da poco. uscito di recente. Questa è fresca, dico la verità. Poi bisogna una coltellata? Sì. Ma proprio uccidere. La dico tutta, vabbè, io mi giro e do una puncicata sul culo a questo. Adesso che sono uscito il 16 e il 19 ho presa. Ancora mi sono fatto rimettere i punti. di fuori? No, no, fuori questo qua. Mi sono fatto mettere i punti, però mi hanno messi tipo male a Sandro Pertini. Perciò mi hanno di rimettere un'altra volta. Questi mi hanno rimessi 10 giorni fa, sì. Ma poi capire che dolore fa. Poi che avrei i punti su una ferita No, già fa aperta. malissimo, Cicalo, ti giuro, fa poco male. Io manco mi volevo far mettere, dico la verità. Quello mi ha detto, guarda, mettete i punti perché poi te mori, vieni te a pregaccio per mettere i punti. Oh, ha ragione sto infame, mi ha tirata. Forse si chiama... Giuro, la mattina, Il pensiero suo, dai, mo' fate sì. tutto. Poi ti lascio delle cazzate qua, queste qua tutti No, questo ti sei Ce l'hai pure qua autolesionato. sulla testa, una bella Questo qua ho fatto da ragazzino con Chico Carta. Ah, Mi sono ribaltato con No, questo c'è autolesione, si può discutere, sì, non questo volevo come non si può Sì, dire. perché se vede, se lo fa vedere si capisce. Ma questo per che cosa? Per fare dei colloqui? Perché? No, io volevo pià a totale, volevo pià. Ah, se mi infermità o qualcosa, perché io ho un cumulo di 9 anni, sì. A me a 20 anni mi hanno bussato alla porta, Cicolo. Tu. Le Bibbia, io mai stato in galera, mai in vita mia. Ma che fai? Io ho detto, che fa? Non ve lo spiegavo. C'è 9 anni di definitivo. Quanti? Ho detto, io ho 21 anni, ho 2 figlie. C'è 9 anni di definitivo, andiamo. Mi hanno portato a Regina Coeli, all'inizio ho cominciato a fare matto, mi tagliavo, facevo, però non serve a niente. Alla fine ho fatto 5 anni e 8 e sono uscito. Poi pippamo, dai. Se l'è tagliato davanti a me il primo orecchio. Stavamo a Velletri insieme. Comunque vedi che il carcere è un paese, conosci tu, c'è io Come no? che sono incensurato. Lui ha detto una cosa importante Ah, per i beh, ragazzi. Tu te pensi che non ti succede niente? Fai una rapina, fai una cosa, fai un'altra. Poi la giustizia arriva tutta insieme. Ti arrivano e ti si presentano a casa 9 anni. Ma come sta cosa l'ho fatta 3 anni fa? Uno perché non si cura le cose, non paghi l'avvocato. Certo. A una certa ti va tutto definitivo, è tutta una... Dimmi una cosa, cumulo di rapine perché stavi dipendente dalla sostanza, eh? Io sì, prima mi Che classico. mi uccidevo proprio. Sì, ti fumavi No, la rapina- bottiglia. Sì, la cocaina, una bottiglia.
No, io che faccio sempre la domanda del terzo Tanto ho incomodo. pagato tutto, perciò posso pure farmi il video a dirlo davanti ai guardi. No, vabbè, ma è tutta roba corretta. Sì, uno ha pagato. Hai pagato? Ho pagato 2 poste, un tabaccaio sai perché ho pagato, ma solo per fatto il 4 con un amico mio, stavamo a litigare per telefono, o quello l'ho fatto io, non capito, me lo sono fatto io, 2 anni e mezzo, vai. Ah, danno telefonico. Solo perché ho detto io, l'ho fatto io per far Che 4 il discorso, scusa che vi ho interrotto, come no? quando uno è dipendente non è Fai che danni, sta a Matteo, pensare manco ci a pensa. fare il colpo che ti cambia la vita, No, non che sei no. giustificato. Solo nei film, Tu vai là per metti- 800 euro, 1000 euro, il minimo beh, quanto hai no, fatto? però Quanto hai io, fatto? La cosa più, tra virgolette, più ho fatto 15.000 euro. E quella di meno? Quella di meno mi è capitato pure di fare lavoro e per 500 euro. Mo, per Pure dirti. 2 piotte, di carità. Vedi, questa è una Mo sto andando a situazione lavorare per 70 euro al giorno, mi detto. Però non mi rischio, faccio che non è che c'è il fatto che poi una rapina così la paghi come la rapina alla zecca di Stato. Cioè non è sempre Il rapina. capo è. imputazione è quello. Io te levo e giocare, mi più il telefono, comincia a correre. Rapina. Rapina 5 anni, pi. Sì, rapina. Qua, recidiva infraquinquennale 2 anni in più. Certo. Ti ammazzano ormai. Quindi visto tutto quello che è passato, no? Ti dico la verità, vederti qua Ma adesso a me qua non mi cedi mai. Adesso ti ho visto da lontano e ho detto no, non mi fa piacere, ti ringrazio, però io vedete qua che so che tutti quelli che vengono qua si fumano una boccia. Questo è un girone infernale, Brutto, brutto. no, ma a me mi dispiace pure che vedi dei ragazzi giovanissimi rovinati, rovinati che passano una giornata così. Di verità. E i piscali si bucano, là, passi là, dico, fanno i danni a colori. Con tutti questi colori in però loro sono più noi. Vedi là le ragazzine, 22 anni, più piccole di me, più piccole di noi. Una sta buca, capito? Sì, lo sappiamo. Il problema qual è? Che la donna purtroppo In questo contesto c'ha un ancora problema peggio, aggiuntivo. perché Sì, visto la che donna il drogato la cosa che più desidera al mondo è la sostanza, la donna in un attimo la può ottenere, Sì, prostituendosi basta che anche. allarghi le gambe. Quindi c'è fanno doppio cazzo di danno pare. pure. Invece le lettere potete ricevere. Sì, mo hanno messo l'email, hanno messo. Ah, Che voglio fare una cosa veloce, voglio scrivere ragazzo mio. Scrivo oggi, a te ti arriva, scrivo lunedì, a te ti arriva martedì, io ti rispondo mercoledì subito. La lettera manno mo ti arriva, manno a marzo, ti arriva st'estate. buono quindi che hanno messo l'email. Il numero di email massimo che puoi mandare al mese e poi riceve. E paghi in euro l'una, perché paghi 30 euro di contratto. Però vai sul mai dire sicuro, mai. vai sul Sì, sicuro. la voglia. No, che io le mando sempre, io non pago niente. Fuori, Matti, fuori sono gratis con le Tu la mandi, lui che la manda paga. Io so che hanno un tot di mail che poi non riceve, tipo non so quante. 30 mail 12,50, 25 euro, 70 email, lo so a memoria, tutti i contratti so. Però quando la ricevi in paghi. No, tu paghi sia quelle che scrivi sia quelle che ricevi. Ah, ok. Mica soffesi. L'ha fatto un ex detenuto, l'ha fatto questa cosa qua, è diventato miliardario, Mirko si Bel chiama. progetto alla fine se ci pensi. Sì, alla fine è comodo per chi ha famiglia, per chi c'ha... Quali erano i motivi che causavano i litigi dentro il carcere? Perché si litiga? Razzismo. Il razzismo per giocare a pallone, si litiga come matti. Tu magari c'è una discussione con un altro di un'altra nazionalità e poi gli altri italiani si coalizzano È con te, normale. almeno con quel gruppo e gruppo. Io e te siamo amici, te vedo litigare con uno e vengo pure io. Almeno che sono un pezzo di Frequenza capita settimanalmente o Io ti dico la verità, ho mensilmente? girato tutti i carceri di Lazio perché litigavo un giorno sì e l'altro pure. Sono uscito 6 mesi, ho fatto 5 anni e 8, sono uscito 6 mesi e mi hanno richiuso un altro anno. E rovini i rapporti con le famiglie. Perché alla fine parliamoci che una può essere pure una santa, ti aspetta, però è pischella. O ti ama che trovi proprio quella che sta appiccicata a te, se no te lascia. Vedi Paolo, sai il Cioè, fatto. com'è la dinamica? Questa è la secondo te? zonaccia, La dinamica, com'è sta dinamica? Come che non schifo, No, ma lei è no, una, è è più una ragazza grande, che eh. ha problemi con la droga. No, no, è No, grande. quelli bianchi, Poi mettici pure che la sostanza per tanti anni ti invecchia più Sì, velocemente. t'ammazza. Beh, le pischelle se le mangia proprio. Sì. Che sta a strillare, sbriga, ma Anche quello. cioè quello è capace di mandare a prostituire perché poi si Ma che fanno no, lo sai questi fanno quanti? battere. Quando sei drogato non guardi in faccia niente a nessuno. quello il Cioè tu ma la tua ragazza la mandi a madre, frate, c'è gente che mena la mamma per piazzi sordi, ma come a battere la moglie per far sta la sostanza. Fanno schifo. La vittima è colui che subisce un qualcosa che poi quel subire ti porti a fare anche atti criminali, è una conseguenza, perché c'è pure chi si droga e non fa atti criminali. Sì, chi va a lavorare fa 10 ore di lavoro e Ma poi c'è, va a droga. ma c'è pure chi è ricco, si droga e non deve rubare. Sì, sì, perché i ricchi c'è si sordi di drogano. famiglia, a me Anzi, troviamo più di quelli poveri. capito? Cioè quanto è brutto sta rota della sostanza? Un conto ti paga cocaina e ti fa venire la fissa. Cioè che alla fine è una rota che però se vuoi te la levi per rapinare fai. Un conto che si fa di eroina, grazie a Dio io mi sono mai toccato eroina in vita mia, che sta male, che sto con le oh mi fa male il ginocchio. Quella è una dipendenza fisica, che
che te vai a rapinare perché stai male. E davvero, io ho amici miei che si pippano, si fumano eroina. E quelli stanno male proprio se non pippano, stanno male. Cioè vanno proprio a camminare, tipo vado a fare caffè e niente. L'astinenza, certo, fisica. Quella è una cosa fisica. E in conto la cocaina che è tutta fissa di testa, di capoccia. Che ti darsi la mattina, l'ho fumato, no, faccio un cazzo. Ne ho visti parecchi. No, io non lo so. No, che quello si sta a preparare il braccio. Lascia perdere. No, fratello, no. Lascia perdere. Sì, questo è un... Infatti perché sei venuti qua non lo so. No, proprio così. Quello schifo di Roma. Qua vedi proprio Ma una sai, merda, fratello. però Guarda, secondo me... Io qua non No, lì giù. Quello sta a preparare il braccio. si sta a fa... Ma sì, ma le malattie mortacci loro. il mondo è questo, però neanche a sbattere io non faccia, capito? Chi lo vuole sapere? Ma porta rispetto almeno, fratello. Io con mia perica ti ammazzo, gente ti bucate così. Non lo vedono, vanno al teatro e manco se ne accorgono. Sì, vabbè, perché i famosi invisibili. È proprio quello il problema, cioè che manco se ne accorgono. Siamo ritornati al parco Willy Montero, di fronte al teatro Ambra Iovinelli, ed è un posto che noi abbiamo ribattezzato la piccola Rogoreto, dove c'è questo camminamento di persone che purtroppo hanno il problema della tossicodipendenza, che stazionano lì intere giornate, nella speranza che durante il giorno si recuperi qualche altra cosa, spesso da fumare, perché loro fumano la bottiglia in gergo, fumano il crack, che è la sostanza che in questo momento sta dando più problemi sia ai giovani che ai meno giovani. Come stai adesso? Sto favela, bene. Ti ho visto che sei cambiato rispetto a prima. Prima eri più nervoso. No, sono tranquillo, bro. Vabbè, ci sono momenti magari in cui uno non capisce se uno scherza, capito? E allora è difficile che funzioni la cosa. Oh, grazie. Ciao, caro. Belli ragazzi. Alla prossima. Possiamo parlare di droga? Certo, come ti pare, certo. E beh, tu per esempio hai dipendenza di droga? Io no, quando capito. Non è che sempre, no, quando capito. Quando capita ti fumi la cocaina? E tu sei sicuro che se puoi smettere quando vuoi? Certo, a me in caso. Non è problema. Tu per esempio quante volte fumi a settimana? 4 giorni così. 4 giorni su 7, come ti chiami? Mike, buongiorno. Dai Mike, quanti anni hai? 29. Sei giovane, siamo coetanei, io ti posso dire una cosa. Perché vanno lì? Loro stanno lì. Perché pensa che vogliamo entrare là, vedi? Però io quello che ti posso dire, se tu fossi mio fratello, ti direi 4 volte su 7 giorni a settimana non la stai gestendo bene. Anche perché fumare il crack è molto dà molta dipendenza, capito? Ma chi ha detto crack? Fuma io, però non mi ha detto Non crack. Le sigarette. Ah, che vabbè. te fumi? Lo spacca. Ma però vedi che c'è la dipendenza. Dai. Vai, ti aspettavo. Ci vanno menare, Chi? No, e Andrea ha detto. Ok. Ci vanno menare. Pure se non No, ma lui il ragazzo mi ha fatto cena, mi ha detto non andare a brutto, ho fatto ma brutto, no, ma fa brutto perché. Fammi una passeggiata, stiamo a vedere il degrado qua. No, perché lui non si può fare inquadrare, dai. Non lo inquadriamo. No, come famo? Dietro Evelina, dietro lei, dietro sta là. Stiamo a vedere il degrado del giardino, là ci sta una tenda, stiamo a fare questo. Però sto giardino, se uno, attenzione ai piedi, se uno qui potasse già l'erba, che tra l'altro, regà, vi ripeto sempre, questo è un acquedotto romano, acquedotto romano. Cioè, non è che è una catapecchia che sta a cascare, capito? Acceleriamo. Quante decine d'anni ci avrà questo muro? Sì. Lì sotto, tra l'altro, ci sono valigie, roba, visto? Occhio ragazzi. Camminate sempre coi piedi belli alti, qua. Occhio davvero qua. Come faranno il meme le scarpe di Evelina? Guarda che schifo. Vabbè, questa è un vero questa è una vera area di degrado. Poi considera che quello lì dovrebbe essere, che è un hotel, famoso, costoso. Perciò c'hai l'affaccio qui sul parco, occhio lì coi piedi. Occhio davvero Evelina. La cosa brutta di sto luogo è proprio questa, è che ci stanno anche oggetti personali, tipo che ne so, un libro, una cosa, bottiglie. Ci si passa la giornata C'è l'università qua. poi, Sì, no, ma ci si passa la giornata qui, ragazzi. Questo è un luogo di ritrovo dove ci si passa la giornata. Qua vedi, si vede tutto, dalla gente, vedi, bottiglie con la stagnola, siringhe, vedi, blister. Questa è una Rogoreto in miniatura, cioè
Vedi, poi gli unici che sono rimasti si coprono giustamente perché non è che si vogliono far vedere. Certo. Però questi sono tutti posti dove ognuno qua si mette e passa una giornata nera. Io la chiamerei così perché è proprio la famosa giornata dove non riesci a combinare niente. È brutta, capito? Tutte cose per terra. Ci sono un sacco di blister pure di siringhe, vedi? Qua, là. Non mi provocare, Cicalo, se no dici che dico 20 volte che ci stanno i siringhe. No, chiaro. Non mi provocare, l'ho già detto io. Però vedi, mancano proprio, ci sono proprio oggetti personali, mascherine, calzini, guanti. Le siringhe proprio. Sì, occhio però, raga, coi piedi. Porca miseria, che brutto. Che cacco. Guarda, bottigliette di plastica in quantità. Perché se sceglie una zona così, secondo te? Perché c'è un giardino. Sei isolato. Non ci sono telecamere, c'è l'acquedotto che te copre. Di là non c'è quasi niente. Guarda, lì c'è uno che ci guarda e ci fa segno, non so chi è. Tranquillo, tranquillo, non ti ripiamo. Vai, tranquillo. Tranquillo, tranquillo. Vai. Ciao. Tranquillo. Vedi, sto ragazzo non si regge nemmeno in piedi. Tranquillo, non ti ripiamo, ciao. Scappa se lo vedi. Non entra, quello dico. Losco, fracico. Cicalone, attento ai piedi. Mi ha preso la telecamera, raga. Guarda che Però schifo. vedete- Occhio, frate, guarda, poi si ringhe dovunque, è buono. Vedete qual è il problema abbastanza grosso? E questo era un parco che è stato inaugurato e dedicato a Willy Monteiro, perciò un parco di riscatto contro la violenza, contro la droga, contro tutto quello che rappresenta la morte di Willy. Cioè Willy è morto perché è pestato da persone che avevano a che fare con situazioni problematiche, e questa è la memoria di Willy. Sii attenti, Evelina, occhio che ci sono siringhe ovunque, poi sono siringhe sottili queste, Mamma mia, ragazzi. E oltre a quello ci sono borse, valigie, ci sono guardate, intere collezioni di valigie, tende. Quello è l'angolo peggiore, quello dove sta Evelina, vedi lì in fondo. Sono intitolato a Willy Montero. Questo è il parco Willy ci sta la cosa Monteiro, c'è là, la targa la targa all'inizio. là. No, non è giusto, ragazzi. Non è giusto. E qual è uno dei problemi più grossi? Che questa è una zona franca, tollerata, perché noi lo sappiamo, tutti lo sanno, qui la gente ci passa, no, non tocca niente. No, che tocca. L'importante è che sia tutto relegato qui, no? Come succede a Rogoreto, come succede in tante altre zone. Circoscritto qua. Deve stare qua, deve Questa stare è tutta lontano gente dagli che va occhi. aiutata, c'è niente da Certo, fare. deve stare lontano dagli occhi delle persone, occhio non vede, cuore non duole. Sono pure esperti, c'hanno pure la fisiologica, ci stanno proprio avanti. Sì, beh, d'altronde nella vita poi fai solo quello, Matti? Cioè la droga ti porta a fare solo questo, diventi un esperto. Guarda, vedi, qualcuno è pure bravo che richiude il tappetto qua. Infatti non è scontata sta cosa. No, lo fanno per evitare che già con tutte le malattie che ci so se ne attacchino delle altre. Qui è stato rifatto tutto, poi quello è un problema strutturale, perdita d'acqua eccetera. Vedi chi si è esibito qua, Valerio? L'altra sera proprio. Quando si è esibito Valerio, qui c'era il pienone di gente, la piccola Perché se è così di Rogoreto. pomeriggio, pensate no. No, tu immagini che non se n'era accorto nessuno, loro stavano qua, vedevano sta situazione così e si sono ritrovati, dicevo, oh, venivamo a vedere al teatro qui a via Guglielmo Pepe, sta situazione, ecco qua. È interessante che si risolva questo problema, insomma, perché è allucinante. Che problema? No? Quale problema? Non si è visto? No, l'abbiamo fatto vedere. Sì. Comunque, prima ce n'erano 15. Io ho chiamato la polizia poco fa, però purtroppo non si può vivere così, capito? Bisogna far intervenire il signor Presidente del mercato, secondo me, che è importante. Quindi Signor lei che vive Perotta. qua, cioè lavora qui, Io faccio la manutenzione al mercato, è un problema reale, è un problema serio. È un problema serio, scavalcano, vengono dall'altra parte, le siringhe, dentro al quello che carro. confina la manutenzione del mercato, ci sono i camion, tutte quelle strutture. Sì. Ah, io infatti guardavo, io ho pensato nella mia testa, chissà chi sta qua accanto, ho detto. Come vive? Perciò ogni qualvolta tu passi qua sai che c'è il tasso di criminalità più alto di tutta la zona. Questa parte di via Amendola, da quello che sono le denunce, da quello che sono i litigi, da quello che sono i fatti che accadono. Infatti qua è facile pure trovare parcheggio. Sai le volte che qui trovi parcheggio, tu dici oh, trovo parcheggio a Termini, vieni qua a via Amendola o lo trovi. Sì, noi veniamo sempre. Ma siete forse l'ordine? Ah.
No, perché ho visto la scena così, dicevo, qua vediamo di tutto. Sì, cioè, sì, nel dubbio. Cioè, che ne so. No, ti può capitare, magari vedi due in borghese con lo scooter, dici che ne sai, chi so. Fino a poco contento siamo Batman e Robin, giusto? Certo, vai a filmare. No, vabbè, se stanno a fanfermo evitiamo. Se c'è stava una cosa da interview uno evita, mette pace, No, ma ti dice, può, oh, ti può anche capitare che ne so, magari arrivano, che ne so, due che gli è stato fatto un torto, arrivano qua, ti menano, ti sparano. Cioè, dice fallo no davanti a noi. fatto chiudere la sala 5 giorni durante il 1° maggio. cioè, questa è stata chiusa sta sala, perché? Perché non gli andava bene che c'era gente qua davanti. Ma tu lavori qua? Sì. Quindi tu sei italiano di Roma? Sì. Che pensavo fossero No, solo io- stranieri. Posso essere sincero, c'è sempre un movimento qua davanti che... C'è stato schifo qua no, davanti. non è- magari bevono, non capito? è per difendere nessuno, No. però questa è la zona con più alta criminalità in tutta la zona, statistica alla mano. Io sono 4 anni che lavoro qua, lo posso dire meglio di tutti, facevo pure le notti qua, capito? E i notti è Perché è aperta la notte questa? Prima, Ah, sì. no, perché- Il primo anno che ho lavorato qua ho fatto tutte notti, da mezzanotte a 8. Io qua chiudevo alle 2-3 di notte, chiudevo la seranda e facevo entrare solo chi conoscevo. Ma c'è avuto situazioni poco credibili? Da mattina alla sera qua ho fatto quello fa. a tutte le ore lo fai. Non è che si fuma la sigaretta, il problema è magari si imbriacano. Sì, fanno ci danni. stanno i ragazzi pure bravi che si Certo. ubriacano, però capito, si comportano bene. Sì? Sì, ci stanno, però giustamente stai a Termini o schifo c'è sta dappertutto, però qua è concentrato. Ti è capitato mai di dover intervenire magari in momenti... Sì, ho difficili? fatto quando era? 6-7 mesi fa c'è stava un ragazzetto dei colori così. Ho visto che stava a litigare con altri 2-3 algerini, non so che era. E ho preso, ho tirato dentro perché vedevo che non gliela faceva difendere, sai che poi tra l'altro gli avevano rubato il telefono e tutto, però mi faceva pena. Ho fatto entrare dentro, ho chiamato l'ambulanza, sì. C'è stata pure la sicurezza, sì, L'altro giorno noi siamo passati qua, è stato proprio accoltellato un ragazzo che ci ha salutato tra l'altro. Tempo che se ci ha salutato, hanno litigato, si è dato una bottigata, è venuta la polizia, se l'è portato. Sì, sono venuti, c'ero io qua a Ansale, ma hanno chiesto. C'erano dei ragazzini che tra l'altro erano testimoni di questo evento, c'erano paura. Cioè, Perché è conosci, successo là? di pomeriggio. No, filma a me. Fratello, non ti capisco. Matti, lui ha detto no, filma a me, se no ti pia la camera e te la spacca, No, aspetta qua. Ma lo chiedi con calma, ti faccio uscire. Sei il padrone, vieni, ci mancherebbe, però sempre con calma. Io ce l'ho problema con questo e con questo. Non mi frega un allora. Tranquillo. Non mi frega un non mi frega nessuno. Tranquillo. Stai calmo. Allora aspetta, spostiamoci che il ragazzo deve uscire, non te firmiamo, tranquillo. Basta che mo dici con Chi è che calma. deve uscire? Ah, vedi, adesso in diretta. Vedi, mentre parlavamo noi. Fallo passare, vai. Vedi, adesso in diretta che è roba che è successa mentre noi stavamo a parlare. Adesso, tempo 2 secondi, pam, hanno arrestato 2 persone. Siamo riusciti a capire il motivo. No, c'aveva delle sostanze, sì. Lui stava a dire io mi stavo a fare una cannetta, invece adesso noi li abbiamo salutati che si stavano a fare una cannetta. Mentre succedeva quello probabilmente gli hanno trovato altre sostanze, capito? Vedi? Non sa manca a farlo apposta. Eh no, sembrava fatta apposta, stavamo qua noi, tempo un secondo hanno fatto un arresto. E questo è l'arresto. La parte di Via Mendola, all'altezza della sala scommesse, è una delle più pericolose in assoluto, vuoi perché ci sono aggressioni, vuoi perché ci sono anche arresti. Siamo passati la volta scorsa durante un'aggressione, c'è una persona ferita che abbiamo pure rincontrato da poco, questa volta invece durante un arresto. È normale tutti i giorni che qualcuno venga arrestato, è normale tutti i giorni che qualcuno venga aggredito o ferito. Ciao. Tutto a posto. Oh, comunque nessuno ha fatto una piega su sto arresto, ci hai fatto caso? Raga, Sì, ho fatto uscire il che è pezzo l'olio. mio, bando, Via, io Londra, via. Roma, Inghilterra, non c'è sta roba così, inglese serio, italiano serio, qualificata, certificata. Io un po' faccio musica io, Di dove sei tu? Io allora, ho vissuto a Londra, sono tornato mo, in Italia, a Roma, sono di Roma.
sono cresciuto a Malatesta, ora però mi sono spostato. Però sono cresciuto a Malatesta, 100 A Maranella. Pigneto, Maranella. Com'è che vieni qua a Termini perché ti frega? No, io sono venuto a farmi i capelli. Perché solo a Termini fanno i capelli così? Costa di meno. No, che non è che costa di meno, però ci stanno le pischelle brave, le pischelle serie, quelle che lo fanno bene, capito? Perché se vai in altre zone può essere allora, o c'hai un'amica che, capito, ti fa perché è amica tua e ti fa bene, se no ti provano sempre, capito, a un culo, diciamo. Sì. Capito? Sì, vabbè. Io. Sì, devi andare, ma poi io è un po' che mi faccio i capelli così, capito? Quindi devo trovare quella che mi sa fa bene, gli devo dire certe cose, se no mi mandano a casa che c'ho un casino Sono in testa. tutti veri oppure no? Tutti veri, 100%, vedi, sono 8 anni che li faccio crescere. Ma qua mi conoscono tutti a Roma, raga, lo sapete che sei il taglio? Io sono taglio, raga, mi chiamo taglio perché sono taglio, raga, faccio tagliare la gente. Lo sanno tutti, io faccio musica, fra, c'ho 21.000 views il primo singolo, 14.000, quello e l'altro so a blow up. Ma ci fai un pezzo. Pezzo, Vai, sto nel mio bando, sono fatto perso. Ma che troppo basata, non know where to put it, coming for the back door. I had to swing my shank, back in the field, had to grip that skank. Shoot that prick, I'm fucking mad. Swing my son, I don't know about that. Make a man go like a Kazam. She go back from Argentina, io stavo a Roma con Latina. What you know about flipping packs? Fra, you don't know about la sera prima. Sono sempre stato onesto, alhamdulillah, no cocaina. E la gente è troppo ingenua, pensano tutti che faccio Mila. Ho sempre odiato tutti, non perdono mai nessuno. Babbi wanna fuck with the gang, 7 giorni I'm active bro. Una lama 7 giorni, 7-80 kg di pressa. And then I know it know me fuck with me per dire a testa. I could never lie, oh shit, slide ahead, parli di strada sei solo una bitch. Risse nei locali, fratelli, non siete solo C. Esco dalla caserma, tu house, come on, raga. Vabbè dai, Aspetta, sei andato, che sei lingua andato, dai. Inglese? Italiano. In questa vita non gli frega niente a nessuno di nessuno se non di tua madre e Dio. L'unico che ti aiuta è Dio, tua madre e tuo padre. Alcuni manco c'hanno la madre e c'hanno il padre. Io ringrazio Dio che c'ho la mamma e c'ho il papà. Non vi fidate della gente perché l'amicizia è una cosa finta. Molti fanno i finti amici e poi non ci stanno nel momento del bisogno. Molti sono interessisti. Quindi raga, state attenti, ascoltate vostra madre e vostro padre. E se vostra madre e vostro padre sono dei bastardi, perdonateli perché sono l'unica cosa importante che avete nella Mi è vita. piaciuta sta digressione. Sì, quello che ho imparato è che la famiglia è la cosa più importante si deve toccare. Nonostante tutto, anche se molte volte ci sembra pesante stare in famiglia. Capito? Mamma, papà, fratello, questo, la famiglia è pesante. Alcune volte è pesante, pure qua a Roma, soprattutto qua, poi Termini, le case siete venuti in una zona un po'. È la via più incasinata. Hello. Grazie. Senti, come ti chiami? Io Fadel. Come? Fadel. Fadel. Esatto. Quanti anni hai? 22. 22 anni. Where are you from? I'm from Senegal. Senegal. Yes. Ah, sono 22 anni che stai qua? Sì. Ah, vabbè, ormai sei italiano. Ci sei nato? No, sono africano però cresciuto qua. No, certo. Per curiosità non voglio essere indiscreto. Com'è che vieni qua? Ti lascio l'immaginazione. Ti lascia immaginare, immagina Esatto. quello che vuoi. Secondo te come sono venuto qua? Sono qua da 22 anni e ho 22 anni. Sono venuto tipo con la barca, senza documento e mi fermano ogni 5 minuti a chiedermi documento. Non parlo neanche di questo, però diciamo che senza documento come faccio a lavorare? Sono 5.000 documenti fermati lì per nessun motivo. E se avete i documenti, se volete quelli ragazzi lavorano, devono avere i documenti perché servono questo al lavoro. E quindi sì, senza questo. Perciò acceleriamo l'iter dei documenti. Ciao bello. Ciao. Acceleriamo l'iter dei documenti perché se uno sta senza documenti l'alternativa è solo un lavoro irregolare, chiamiamolo così. Esatto, quindi se fate questo favore a loro secondo me si cambierà tutto. Cioè noi l'appello lo facciamo, Questo noi non pure contiamo secondo me è niente. molto Esatto, allora se fate questo lavoro, voi chi dirige tutto lo Stato, sarà un piacere per noi. Grazie mille e buona serata. Ciao. Tu sta male e io gli volevo prendere Noki, però so che il Brufen è ancora più forte. Allora, questo Brufen è OTC, che vuol dire OTC? Che lo puoi prendere senza prescrizione, il dottore me l'ha dato. Fratello, puoi prendere 3 al giorno, massimo 2 giorni, stomaco pieno, mai mangiato? Sì. Fratello, è una cosa, un toffene, no alcol. Beve sopra. Sì, perché noi Questo è forte, fratellone, è forte, questo è il Brufen, è forte. Ti passa il dolore però. 400 mg. Ogni 6 ore te lo prendi 3 volte al giorno per 2 giorni, poi basta, fra. Stai male, ma che fai? Grande privilegione che hanno andato a prendere, grande. Legida che poteva incattivirsi con lui perché scherzando, esatto, che lui era partito un po', invece che ha pensato il dolore dell'orecchio, del dente insieme l'ha
portato a essere più nervoso. Sì, ha sbroccato. Mattia, vedete com'è cambiato? Mediato. Io già pure No, bene che invece che ha fatto, gli è andato a comprare con i soldi suoi una medicina. Sì, perché bisogna assolutamente solidarietà. No, abbiamo cambiato villeggi, questa è la dimostrazione. Frate, prendilo però. Don't alcohol, sei un grande, frate. Don't alcol. Don't alcohol, vabbè, anche un po' di Don't drink, semmai. Don't drink alcohol. Vai. A parte non posso. Guardate, questo non si è mai visto. Ok. Basta, baci. Insomma, che hai fatto qua? Niente, al lavoro, sono cascato. Sono da avvocato e non si sa quando tira sta cosa. Sto a lavorare con i funghi, sto a lavorare in aria io. Lavoro a tanta Edilizia acrobatica. Bravo. Quindi che hai fatto? Sei cascato da... No, sono cascato, stavo a camminare, sono cascato, ci stava un buco per terra. C'era la guaina, io non ho visto. Infatti tu stavo per chiedere, com'è che stai qua a Termini? La ragazza mia mi riviene a più perché mi ha lasciato, è andata. Ah, e io c'è la la foto con qua. voi. E mo se la famo. Dico, No, se famo un fotone. pure in 31. Come dico. Tutto a posto. Ciao. Grazie. Poi dopo ci venimo. Se ci vai fa un giro però. Si spaccano dei botti, si imbriacano, fanno dei danni, capito? Infatti veni qua è un po' un rischio, specie se stai così. Ho riconosciuto, mi sono fermato, sennò io non vengo qui. Vabbè, lui è venuto, già sta rotto, già. Dai, Non è che vengo qui. a testimonianza che sto attraversamento pedonale, piano, si sono fermati, incredibile, con le strisce invisibili, con i dissuasori invisibili, eccetera, siamo ritornati alla stazione Termini. Quello ha tagliato la strada e è scappato, non lo so che stava. Ah, per tram, stava a morire praticamente. No, ma qua è troppo pericoloso. Facciamo di nuovo l'appello, qua devono mettere dei dissuasori, cioè si devono proprio fermare. Minimo un semaforo, se non proprio dei dissuasori, perché hanno fatto sta cosa, ma è pericolosissima. Perciò noi qua da Termini vi abbiamo raccontato altre storie, pure brutte, situazioni brutte, zone brutte, dove non si... brutto, tutto bravo, brutto, diciamo tutto brutto, dove non si interviene, ma è una gioia. Per questo noi continueremo a batterci per questa zona, per tutte le zone limitrofe che danno problemi e per le storie delle persone che vivono qua a Termini in maniera onesta ma anche in maniera disonesta, perché purtroppo anche la disonestà fa parte della società. Detto questo, ci vediamo al prossimo video su Termini, non fate scureggioni, mettete un like e mettete un commento.